Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi riprendiamo il penultimo appuntamento con il vlog della costruzione dell'edificio. Siamo arrivati all'ultimo solaio, quello di copertura finalmente. Vi faccio vedere passo per passo come si costruisce il solaio di copertura in legno appoggiato su delle travi in cemento armato e costruite in opera, ovviamente, come avete già visto nei video precedenti. Cosa succede? Fondamentalmente andiamo a fare, dopo aver gettato i cordoli e le travi, la copertura in legno lamellare, andando ad appoggiare le nostre travi sopra al cordolo, alla trave esistente. In realtà può essere sia in luce che sopra, cioè in luce vuol dire che questa è la mia trave in legno, vado praticamente stradosso pari. Se invece appoggio sopra, ovviamente ho il mio travetto, la mia trave in legno che sborda dal filo esterno della trave in calcestruzzo. Okay? Quindi partiamo andando ad appoggiare le nostre travi sulla copertura in legno secondo il progetto esecutivo, ovviamente, che è stato fatto. Su questo punto vi dico una cosa: solitamente quando si tratta di copertura in legno può capitare che la copertura progettata da voi venga poi, non dico riprogettata, ma comunque le ditte del legno che spesso vengono a appoggiare i tetti si rifanno un esecutivo, ma anche per comodità loro di cantiere. Quindi a volte vi posso magari suggerire oppure chiedere, sempre ovviamente nel dovuto modo, col dovuto rispetto, nessuno deve mai imporre niente a nessuno, se magari possono usare una certa sezione piuttosto che un'altra, se magari invece possono modificare leggermente il vostro progetto, rimanendo quasi sempre ovviamente in varianti non sostanziali, perché hanno intravisto una cosa che si può fare in modo diverso, perché magari spesso questo capita, non hanno quella sezione di trave e di travetto e quindi ve ne suggeriscono un'altra. Ci sono varie soluzioni, quindi siate, quello che vi voglio dire, siate comunque sempre aperti mentalmente nei limiti delle cose che secondo voi sono giuste, perché è ovvio che se uno vi dice invece del 10-14 o il 10-12, però se riduciamo il passo riusciamo a starci allo stesso, un conto. Se uno vi dice tu hai messo, non lo so, delle terziere, toglile e metti delle capriate, magari tu non vuoi fare in quel modo lì, quello è un altro discorso della gestita, quindi questo può succedere. Quindi ricevuto anche il loro esecutivo, confrontato con il vostro, cioè quello dell'ingegnere, date l'ok alla produzione, arrivano in cantiere come state vedendo qui dalle immagini, comincia il montaggio. In questo caso abbiamo appoggiato i travi direttamente su quel cordolo, abbiamo fatto dei fori passanti, cioè che in realtà erano già preforate le travi, poi siamo andati con delle barre filettate con del chimico. È uno dei tanti modi per appoggiare la struttura, okay, di copertura sul cordolo sulle travi. Ce ne sono altri, in questo caso abbiamo fatto così, e poi sopra siamo andati a fissare i travetti in luce alle travi principali. Questa copertura, adesso magari vi faccio vedere la pianta, era fatta in questo modo, poi ci possono essere mille varianti diverse. Poi dopo aver fissato travi e travetti è importantissimo andare a posizionare il tavolato. Prima di posizionare il tavolato volevo dire che i travetti, quando li appoggiate, quando li andate a appoggiare sulle travi, potrebbero avere delle code di rondine. Cosa sono le code di rondine? Sono degli incavi all'interno delle travi e una sorta di appunto finitura finale del travetto che lo aiuta nell'inserimento. Questo è molto comodo in fase di montaggio, perché non dovete puntellare o tenere il travetto da sotto, comunque tenerlo fermo prima di avvitarlo, ma voi lo appoggiate, sta lì fermo da solo. Costa un pochino di più in fase di produzione, ma vi aiuta molto questa cosa, okay? In fase di lavorazione, perlomeno aiuta l'impresa. Quindi fatto questo, il tavolato. Perché il tavolato è importantissimo? Perché nelle coperture in legno, per avere un minimo di comportamento scatolare, quindi che tenga insieme tutta la struttura, vi consiglio vivamente, ma tra l'altro nei tetti nuovi anche normativamente, di fare un doppio tavolato incrociato. Si fa il primo stocco di tavolato, che di solito sono delle perline. Spesso vi chiederanno se possono usare le perline perché sono quelle che rimangono a vista. L'importante è che lo spessore, almeno dal mio punto di vista, non sia troppo basso, quindi il minimo 1,2 cm,
e poi dopo, di solito si fa il 2,5 più 2,5, però insomma dipende dai casi, dopo si stende l'altro strato che è proprio invece tavolato grezzo, incrociato rispetto al primo, in modo da avere una resistenza maggiore, e poi dopo chiodato con chiodi opportuni, di solito sono dei chiodi anchor quelli che vengono utilizzati. A questo punto, una volta che abbiamo finito queste due operazioni, quindi appoggiato travi, travetti, tavolato, la nostra parte strutturale è praticamente finita. Poi comincia il pacchetto. Il pacchetto dopo può includere l'isolamento, poi magari ci possono gli stelli, un altro ulteriore tavolato, insomma non è parte strutturale, però dovete essere a conoscenza anche di questo, perché poi la considerate nei carichi, insomma dovete sapere come viene fatta la copertura, può essere un tetto ventilato eccetera. A quel punto poi appunto c'è tutto il pacchetto, viene fatta la guaina e si poggiano i coppi. Invece in questo caso specifico abbiamo fatto una lamiera che pesa anche meno, insomma per volontà dell'architetto è stata messa una lamiera. Quindi arriviamo alla fine della nostra copertura e anche alla fine della nostra avventura. Vi farò vedere nel prossimo video la casa completamente finita, perché ho fatto un video una volta, diciamo, ultimato tutto con anche il cappotto e tutto quanto, con la verniciatura eccetera, l'asatura eccetera, e ve la farò vedere. Arriviamo finalmente alla fine di questa serie. Grazie ragazzi, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se non mi seguite su Instagram andatemi a seguire, perché lì di solito posto storie giornaliere sulla mia attività. Vi ringrazio per la fiducia e prometto, cercherò di tornare a fare video più spesso. Ciao, alla prossima. Come potete vedere ragazzi, la copertura è stata completamente finita con la lamiera. In questo caso sono state messe tegole, ci sono le varie uscite elettriche, canne fumari eccetera. C'è il tetto della parte di sotto che è ancora da completare.